andiamo un pochettino più avanti, cercando di capire un po' come funzionano le architetture un po' più complesse. Adesso cerchiamo di capire e di comprendere come si struttura una rete che al suo interno ha un web server, quindi un servizio che possiamo querare, tra virgolette, quindi che possiamo interrogare come se fosse una sorta di piccolo punto di riferimento dei siti web. Ok, quindi sulla parte di web server ovviamente non faccio degli approfondimenti, ci saranno delle altre playlist proprio a supporto, però cerchiamo di effettuare una simulazione di questo tipo. Vado ovviamente a creare il mio network, mi riporto sul PC, guardate, facciamo così, questo qui sarà, perdonatemi, in modalità cancella, questo qui sarà il PC di Giovanni, vado a mettere un altro PC che sarà il PC di Valeria, eccoli qua, e questi entrambi i PC praticamente saranno collegati ad uno switch, ok, uno switch semplice che ha ovviamente la VLAN di default, ok, la connessione, guardate, vado ad utilizzare lo strumento connetti automaticamente, tanto non ci sono particolari tipologie di connessione, eccolo qui, è in configurazione, e per ogni PC mi ricordo sempre di andare a sviluppare o comunque sia di andare a configurare quello che è la fast Ethernet con un indirizzo che sarà 192.168.1.101 per questo terminale, ok? Stessa identica cosa, quindi ce lo metto qui di fianco così ce lo ricordiamo, e questo qui sarà il 102. Benissimo. Scusatemi, sposto questo, quindi vado sul mio config fast Ethernet, eccolo qui, questo qui sarà il 102. Benissimo. Allora, l'idea adesso è proprio quella di capire come funziona la parte di web server. Cosa significa la parte di web server? Tecnicamente noi stiamo simulando una rete interna, ok? Dove praticamente abbiamo un computer molto particolare che ha esposto un servizio, ok? Un servizio di tipo HTTP, ok? Come funziona? Allora cerco server, vedete? Questo mi lascia un server praticamente semplicissimo, lo trascino qui e praticamente effettuo la mia connessione, guardate, quindi faccio la parte di connessione con lo switch che sarà ovviamente di tipologia straight. Bene, il server, esattamente come le tipologie di elemento che noi abbiamo visto qui, come tutti quanti gli endpoint, devono avere la fast Ethernet abilitata e configurata. Vado a vedere, se ci fate caso, in app, però non c'è un indirizzo IP settato. Vi ricordo che lo switch non ha possibilità di effettuare, comunque sia di gestire il routing, quindi dobbiamo andarlo a sistemare, tra virgolette, con un indirizzo IP fisso. Quindi gli mettiamo 192.168.1, deve stare sulla stessa VLAN e ovviamente lo stesso settore, e gli mettiamo un 20, ad esempio, giusto per differenziarlo dagli altri, per evitare che ce lo dimentichiamo. Quindi guardate cosa succede, gli metto una piccola notazione qui con il suo indirizzo IP. Allora, punto primo, vediamo se funziona la raggiungibilità. Vado da Giovanni, vado a fare un command prompt e faccio un ping ovviamente di 192.168.1.20. Vado in invio e vedete è raggiungibile, quindi riesco a raggiungere tranquillamente il mio web server. Però devo controllare ovviamente il servizio che è attivo, perché se questo qui sarà il mio web server, ovviamente che cosa devo fare? Devo controllare che ci sia il servizio web attivo. Clicco ovviamente su questo elemento, vado su Services e questi sono tutti quanti i servizi che noi possiamo attivare. Vedete? Il bello, tra virgolette, è proprio questo, che lui di default ha selezionato un servizio HTTP che si trova su on. Attenzione, questa è una cosa molto importante, ogni singolo server che noi stiamo cercando di mettere fondamentalmente ha l'elemento attivo. Bene. E lui mi dice che ha delle pagine praticamente preimpostate, delle pagine HTML, che possiamo invocare dal nostro sistema. La index sarà quella che verrà invocata se impostiamo solo l'indirizzo del server. Cosa significa? Allora, praticamente vado sul PC di Valeria, guardate, ho desktop e qui ho degli elementi che si chiamano IP configuration, dial-up, terminal, quello che abbiamo visto noi è il command prompt. Quello che ci interessa un po' di più è il web browser in questo caso. Se lo apriamo, praticamente parte un qualcosa che simula, ok, il nostro browser standard. Quindi se vado su www.google.it, ok? Lui mi dice hostname not resolved. Perché? Ma perché la nostra rete è isolata, non c'è internet.
ok? E quindi fondamentalmente però che cosa posso fare? Se io utilizzo sempre il protocollo HTTP, ok, e vado su 192.168.1.20, premo invio, guardate cosa succede, c'è esattamente la pagina che mi aspettavo. Infatti questa qui è la index della mia Cisco Packet Tracer. Guardate, se vado ovviamente sul server, andiamo a vedere quali sono le altre helloworld.html, ok? Vado ovviamente sul PC di Valeria, clicco, digito /helloworld.html, premo invio e ho il mio Hello World. Vedete? E quindi il web server è raggiungibile in maniera diretta all'interno della mia rete. E quindi fondamentalmente sono già predisposto e pronto per effettuare delle operazioni di potenziamento di questo sistema. Perché? Perché tecnicamente vorrei immettere un web server all'interno di internet, oppure comunque sia addirittura arrivare ad avere un web server interno e una connessione ad internet esterna, e questo è molto importante per noi.